Benvenuti o bentornati sul mio canale. Effetti a pedale, il magico mondo dei pedali. Ecco, e qui l'argomento è abbastanza delicato perché appunto gli appassionati di pedali sono belli tosti con la loro convinzione che una pedaliera formata da 7, 8, 5, 10 pedali scelti da loro sia senz'altro migliore di una pedaliera anche multieffetto, anche di alto livello, non so, una Fractal, una Headrush e via dicendo, una Quad Cortex. Senz'altro molto meglio la loro pedaliera analogica di quel bruttissimo suono digitale salvo poi che se gli metti una benda sugli occhi non sanno distinguere l'una dall'altra, ma questo non c'entra, anche perché io non voglio criticare nessuno e anzi rispetto assolutamente la convinzione che hanno queste persone e soprattutto la loro gas perché la gas purtroppo è una brutta bestia, non si combatte, cioè bisognerebbe combatterla ma è difficile. Ne sono un po' vittima anch'io, come vedete, anche se la mia è condizionata appunto dalla mia condizione economica. Però vabbè, i pedali, volevo parlare appunto di pedali toccando 2 o 3 punti nel proseguimento del video. Ecco, parliamo del primo punto, il costo. Ci sono pedali singoli, chiaramente di marche famose, non so, Boss, Ibanez, che costano 200-300 euro, anche 400-500 euro, insomma non è che te li tirano dietro. L'idea mi ha dato lo spunto su questa cosa un video della JHS, che è una appunto grossa azienda, famosa più che grossa, che produce pedali. Il fondatore di questa azienda ha fatto un video dove mette a confronto i pedali della Behringer che costano 30 euro con parecchi pedali famosi e costosi della Boss, della Ibanez, dell'Electro Harmonix e via dicendo. Questo video riserva parecchie sorprese, tanto che molto onestamente il fondatore della JHS ammette che ci sono dei pedali che suonano uguali, nel senso hanno lo stesso circuito e uno costa 30 euro, uno costa 200 euro. Questo non vuol dire che se ti fai una pedaliera con tutti i pedali della Behringer sei a posto, con 300 euro metti 10 pedali, sei a posto. Questo non vuol dire e non lo voglio dire, voglio solo farvi ragionare sul fatto che a volte non serve spendere, non so, 300 euro per un pedale. Ecco, l'unico motivo potrebbe essere la rivendibilità, anche se sul mercato dell'usato non è che poi rispetto al nuovo il prezzo scenda di metà o meno della metà, costano lo stesso. Se tu prendi un Boss nuovo e un Boss usato, cosa risparmi? 40 euro, 50 forse se ti va bene. Ma appunto andiamo a vedere questo video perché voglio appunto dimostrarvi che non vi dico balle. Questo è un video che ha avuto più di 2 milioni di visualizzazioni, per cui insomma il suo effetto l'ha avuto. Andiamo a vedere. Prima ovviamente vi chiedo, se non siete già iscritti, di iscrivervi al mio canale e mi farete un grande piacere. E soprattutto voglio raggiungere un numero abbastanza buono, insomma, per poter fare delle live insieme a voi e discutere di queste cose tranquillamente, senza nessuna intenzione belligerante o cosa, perché ognuno ha diritto ad avere le proprie idee
e soprattutto ha diritto che queste idee vengano rispettate. Ecco, comunque dai, andiamo a vedere un po' di cosa sto parlando. Solo un secondo per spiegarvi cos'è Behringer. Behringer è un colosso nella musica e nell'audio in generale, ha una capacità produttiva enorme, produce di tutto, da microfoni, mixer, amplificatori, schede audio, veramente di tutto. E la sua caratteristica è appunto quella di avere sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo. La qualità è buona, di base è buona, a volte è ottima, e il prezzo insomma non è mai esorbitante o esagerato rispetto alla concorrenza. Ecco, io ho preso esempio Behringer perché appunto il video parla di Behringer, non ho nulla a che fare con Behringer, a parte il fatto di aver preso ai primi tempi una loro scheda audio che funziona benissimo, e ho anche un pedalino della Behringer che poi vediamo. E ci sono altre decine di aziende che fanno pedalini che sono sconosciute, economiche e suonano bene. Vi invito ad andare sul canale di Andy Cale che seguo e mi è simpatico, che appunto si diverte a prendere chitarre da discarica e portarle a nuova vita, poi le prova appunto usando dei pedalini che compra su AliExpress. Anche tutte le componentistiche di queste chitarre le prende su AliExpress e queste chitarre suonano, e questi pedalini che prende pagandoli 20-30 euro suonano bene, cioè fanno la loro figura. Ecco, tutto qua. Continuiamo. Volevo solo spiegarvi che cos'è Behringer, che io appunto non ho nulla a che fare, non sono sponsorizzato. Andiamo a vedere questo famoso video. Ecco, lui nel video li prova tutti, io ve ne faccio vedere 2 o 3. Cominciamo con il vibrato e niente, lo paragono col vibrato, il VB2 della Boss, che è molto ricercato perché è fuori produzione, però dice è dead on, cioè è identico, e incoraggia molte persone a capire che il circuito di quel pedale Boss, che è fantastico, è identico a quello del Behringer, che costa comunque molto molto meno. Ecco, per cui dice che qui fa la comparativa e non si sente alcuna differenza. Vedete, 30 euro contro 5,90 perché è collezionabile e sono sonicamente identici. Passiamo ora al Super Fuzz, che anche questo è stato paragonato sempre ad un pedale della Boss, che anche questo è molto molto ricercato, l'FZ2, e anche qua dead on, vedete, significa uguale nel linguaggio americano, slang, per cui insomma anche qua l'Ultra Chorus, che fra l'altro ce l'ho anch'io, costa 30 euro contro i 120 del Boss e sono identici, hanno gli stessi circuiti. Bene, potete trarre le vostre conclusioni. So bene che chi è convinto che un pedale della Boss non si possa replicare continuerà ad esserlo, mentre magari qualcuno comincerà a ragionare sul fatto che la pubblicità e il marketing che ci dicono che non si può vivere senza quel pedale, senza la novità del momento, che in realtà magari è l'ennesimo fuzz o l'ennesimo delay o chissà che, non si può vivere senza, insomma, mentre in effetti si può benissimo vivere senza, si può benissimo vivere con un pedale un po' più economico, ma che comunque è identico a quello che costa come un rene. E, insomma, bisogna anche farsi un po' furbi ed andare a vedere dove conviene spendere i propri soldi. Parlo per me, dopo ognuno è libero di fare quello che vuole con i suoi soldi, non c'è problema. Ecco, altra domanda, e qui vorrei andare al punto 2, è: ne vale la pena?
Oh, qui lo scontro si fa duro e io mi schiero, dico la mia, cioè il mio pensiero. Io sono 100% a favore del digitale e delle pedaliere e dei multi-effetti e modeler ovviamente. Ma perché? Perché dico questo? Perché alla fine ormai non c'è distinzione, nel senso, mettiti comodo in una stanza col tuo bel amplificatore da 2000 euro, non so, un, un Soldano, un Marshall, un Fender, quello che vuoi, e mettiti una benda sugli occhi, poi suona con la tua bella pedaliera analogica fatta di tanti pedalini e poi suona la stessa cosa con la stessa impostazione effettistica con una Headrush o una Quad Cortex ma anche solo una Nux MG30 che è una bomba per il prezzo che ha. Bendato, riesci a riconoscere la differenza se sei così dotato, hai l'udito supersonico di Superman, ti faccio i miei complimenti, ma io posso, guarda, ci metto la mano sul fuoco che nessuno se ne accorgerebbe della differenza. Mettiamo poi che suoni in un gruppo dal vivo con gli altri strumenti, chi cacchio si accorge se hai una pedaliera digitale o degli effetti? Per quanto costosi, per quanto siano vari, cioè qualunque pedaliera, anche economica, riesce a ricreare la stessa situazione. Al di là di questo, qui già, vabbè, questa è la mia idea. Io rispetto, ripeto, come ho detto all'inizio, rispetto chi invece ha un'idea completamente opposta, però volevo fare anche due conti, solo per così, per fare un po' il conto della serva, come si dice da noi. Guardate, ho preso due appunti. Facciamoci una pedaliera analogica, addio, nemmeno troppo costosa, diciamo una media pedaliera con, cosa sono, 7 effetti, diciamo quelli necessari. Ci mettiamo un compressore, il prezzo lo vedete, un overdrive ovviamente, un distorsore, ci mettiamo anche un delay, mi sembra giusto, un chorus, senza chorus dove vai, ma un equalizzatore ci vuole chiaramente, poi un alimentatore, ci vuole un alimentatore per alimentare questi 6-7 effetti, un riverbero chiaramente, poi cosa ci mettiamo? Ci mettiamo il rack per metterci tutti gli effetti, ci vuole. Cosa dimentico? Aspetta, perché io sono anziano, ho bisogno degli occhiali. No, penso di aver detto tutto. Ecco, la spesa totale sono 899 euro, 900 euro insomma, e ho preso ad esempio dei pedali diciamo di fascia media, medio-alta. Non sono stato, chiaro, se uno si fa una pedaliera con i pedali della Behringer spende 200 euro, 300 euro, ma molti snobbano questa cosa. Diciamo, ecco, una pedaliera media spendi sui 900-1000 euro e con quei soldi lì prendi senz'altro, ne prendi 3 di Nux MG30, ti compri, va bene, ti prendi una Headrush, magari ci metti qualcosa in più, però chiaramente queste pedaliere, prendiamo ad esempio la Nux MG30 che ha 3 switch più 2 aggiuntivi 5, si può programmare, ti dà gli stessi effetti della tua pedaliera, ma non solo, ogni effetto
ha 5 o 6 varianti e chiaramente sono dei cloni, delle repliche, però tu di distorsore non ne hai uno, ne hai 5, 6, di chorus uguale, senza contare che tu hai un amplificatore e la Nux, per dire la Nux, ma non so, la Ampero, la MX5, la Quad Cortex, quello che vuoi, te ne danno 50, 60 amplificatori, più le casse, più i microfoni che puoi cambiare. E questo per me è un vantaggio che io quando ho smesso di suonare tanti anni fa, queste cose proprio non esistevano, avevi il tuo amplificatorino, le tue cose poi ho ripreso a suonare 2 anni fa e ho trovato questo mondo magico, meraviglioso degli effetti digitali, di queste pedaliere che fra poco ti fanno anche il caffè. E cosa devo dire? Io, ma per tutta la vita digitale, non ha senso, a mio parere, ripeto, a mio parere, non ha senso andare a farsi queste pedaliere, magari ricopiando lo schema della pedaliera del proprio idolo, non so, di John Mayer o di John Petrucci o di Joe Bonamassa o quello che è, quando quel suono lo puoi ottenere tranquillamente con una pedaliera multi-effetto e spendendo molto meno, perché come ho detto ho preso un esempio di una pedaliera ad effetti singoli media, ma se vai a prenderti cose un po' più costose o aggiungere altri pedali o cosa, fai presto arrivare a 2000 euro come ridere. Allora la Headrush in confronto è economica e però ti offre una valanga di cose in più, veramente, cioè, non capisco questo ancorarsi all'analogico quando ormai il digitale è a pari, se non adesso vabbè questione di pochissimo, ma supererà sicuramente, perché non so, il progresso, l'avanzamento di queste cose è inarrestabile, insomma, per cui la mia previsione, che vale quanto un 2 di picche, è che nel giro di 10 anni l'analogico sparirà o diventerà una cosa, una chicca per amatori che dovrai pagare miliardi per averla, insomma. Per cui questa è la mia conclusione. Sono come al solito un chiacchierone, spero di non aver causato una valanga di commenti, di cose. In ogni caso sì, vi esorto ad essere comunque pacati, anche se volete scagliarvi contro di me non è un problema, ma fatelo in modo civile. Chiaro, ognuno valuterà le proprie convinzioni e le difenderà, ma è giusto così, per cui è inutile che mi scriviate come è successo sull'altro video che ho pubblicato. Molti hanno scritto veramente dei papiri difendendo le loro convinzioni, ma a me ovviamente ha fatto piacere e ho cercato di rispondere a tutti in modo pacato e cortese, come erano appunto i commenti che ho ricevuto. Ecco, restiamo in un clima di amicizia. Ripeto, se arriveranno ancora un po' di iscritti, non molti, ma voglio provare a fare delle live assieme a voi e discutere di questi argomenti, non solo dei pedali, ma di chitarre, di qualunque cosa, anche di cucina se volete, perché a me piace e si vede. Però ecco, finiamo qui. Ci sarebbe altro da dire, però non voglio fare un video lungo 1 ora e mezza. Magari se faremo una live sviscereremo tutto quanto. Nel frattempo vi ringrazio di aver seguito il video fino a qui, se ci siete arrivati, e ci vediamo alla prossima. Ciao!